Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Bortezomib Medac Pharma SRL a socio unico. Ultimo aggiornamento. 7 ottobre 2021. Cosa ha Bortezomib Medac? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Bortezomib Medac durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Bortezomib Medac? Bortezomib Medac ha un farmaco a base del principio attivo bortezomib estere boronico del mannitolo, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico inibitori dei proteasomi. È commercializzato in Italia dall'azienda Medac Pharma SRL a socio unico. Bortezomib Medac può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Medac Gesellschaft FA 1/4 R Kliniske Spezial Preparat MBH. Concessionario. Medac Pharma SRL a socio unico. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Bortezomib estere boronico del mannitolo. Gruppo terapeutico. Antineoplastici. Forma farmaceutica. Polvere. Indicazioni. Bortezomib Medac in monoterapia o in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone ha indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Bortezomib Medac in associazione con melphalan e prednisone ha indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Bortezomib Medac in associazione con desametasone o con desametasone e talidomide ha indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Bortezomib Medac in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone ha indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Posologia. Il trattamento con bortezomib deve essere iniziato sotto la supervisione di un medico con esperienza nel trattamento dei pazienti con tumore, tuttavia bortezomib può essere somministrato da un operatore sanitario esperto nell'uso di agenti chemioterapici. Bortezomib deve essere ricostituito da un operatore sanitario, vedere paragrafo 6. Posologia per il trattamento del mieloma multiplo in progressione, pazienti che hanno ricevuto almeno una precedente linea di trattamento. Monoterapia. Bortezomib polvere per soluzione iniettabile è somministrato per via endovenosa o sottocutanea alla dose raccomandata di 1,3 mg/m2 dell'area della superficie corporea, 2 volte alla settimana per 2 settimane nei giorni 1, 4, 8 e 11 in un ciclo di trattamento di 21 giorni. Questo periodo di 3 settimane viene considerato un ciclo di trattamento. Si raccomanda che i pazienti ricevano la somministrazione di 2 cicli di bortezomib dopo la conferma del raggiungimento di una risposta completa. Ai pazienti che rispondono al trattamento ma che non raggiungono una remissione completa, si raccomanda la somministrazione di un totale di 8 cicli di terapia con bortezomib. Fra la somministrazione di 2 dosi consecutive di bortezomib devono trascorrere almeno 72 ore.
Aggiustamenti della dose durante il trattamento e la sua ripresa in monoterapia. La terapia con bortezomib deve essere sospesa all'insorgenza di qualsiasi effetto tossico non ematologico di grado 3 o di qualsiasi effetto tossico ematologico di grado 4, esclusa la neuropatia, come di seguito indicato, vedere anche paragrafo 4. Una volta risolti i sintomi della tossicità, il trattamento con bortezomib può essere ripreso a un dosaggio inferiore del 25%, 1,3 mg/m2 ridotti a 1,0 mg/m2. 1,0 mg/m2 ridotti a 0,7 mg/m2. Nel caso in cui i sintomi della tossicità non si siano risolti, o nell'eventualità in cui si ripresentino con dosaggio ridotto, si deve prendere in considerazione l'interruzione del trattamento con bortezomib, a meno che i benefici della terapia non siano chiaramente superiori ai rischi. Dolore neuropatico o neuropatia periferica. I pazienti che manifestino dolore neuropatico o neuropatia periferica correlati alla somministrazione di bortezomib devono essere gestiti in base a quanto riportato nella tabella 1, vedere paragrafo 4. I pazienti con neuropatia grave preesistente possono essere trattati con bortezomib solo dopo un'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Tabella 1. Modifiche della posologia raccomandata in caso di neuropatia correlata alla somministrazione di bortezomib. Gravità della neuropatia. Aggiustamento della posologia. Grado 1, asintomatica. Perdita di riflessi tendinei profondi o parestesia, senza dolore o perdita di funzionalità. Nessuno. Grado 1 con dolore o grado 2, sintomi moderati. Limitazione delle attività strumentali della vita quotidiana, ADL. Ridurre bortezomib a 1,0 mg/m2 o modificare lo schema posologico di bortezomib a 1,3 mg/m2 una volta alla settimana. Grado 2 con dolore o grado 3, gravi sintomi. Limitazione dell'autonomia individuale nelle ADL. Sospendere bortezomib fino alla risoluzione dei sintomi di tossicità. Una volta risolti i sintomi della tossicità, riprendere la somministrazione di bortezomib Medac riducendo la dose a 0,7 mg/m2 in una somministrazione settimanale. Grado 4, conseguenze pericolose per la vita. Ha indicato un intervento urgente o grave neuropatia autonomica. Interrompere bortezomib basate sulle modifiche della posologia negli studi clinici di fase II e II condotti sul mieloma multiplo e sull'esperienza post-marketing. Classificazione basata sui EUROS criteri comuni di terminologia per gli eventi avversi V4.0 EUROS, CTCAE. National Cancer Institute, NCI. ADL, attività della vita quotidiana, strumentali. Si riferisce alla preparazione dei pasti, spesa per generi alimentari o vestiti, uso del telefono, gestione del denaro, eccetera. Autonomia individuale per ADL. Si riferisce a lavarsi, vestirsi e svestirsi, autoalimentarsi, usare la toilette, assumere medicinali e non essere costretti a letto. Terapia in associazione con doxorubicina liposomiale pedilata. Bortezomib 3,5 mg polvere per soluzione iniettabile somministrato per via endovenosa o sottocutanea alla dose raccomandata di 1,3 mg/m2 dell'area della superficie corporea, 2 volte alla settimana per 2 settimane nei giorni 1, 4, 8 e 11 in un ciclo di trattamento di 21 giorni. Questo periodo di 3 settimane viene considerato un ciclo di trattamento. Fra la somministrazione di 2 dosi consecutive di bortezomib devono trascorrere almeno 72 ore. Doxorubicina liposomiale pedilata somministrata la dose di 30 mg/m2 nel giorno 4 del ciclo di trattamento di bortezomib con una infusione endovenosa della durata di 1 ora dopo l'iniezione di bortezomib. Possono essere somministrati fino a 8 cicli di questa terapia di associazione finché i pazienti non mostrano progressione e tollerano il trattamento. I pazienti che raggiungono una risposta completa possono continuare il trattamento per almeno 2 cicli dopo la prima evidenza di risposta completa, anche se questo richiede un trattamento per più di 8 cicli. I pazienti i cui livelli di paraproteina continuano a diminuire dopo gli 8 cicli possono proseguire la terapia fino a quando il trattamento ha tollerato e continuano a mostrare una risposta.
Per ulteriori informazioni riguardanti doxorubicina liposomiale pegilata, fare riferimento al rispettivo riassunto delle caratteristiche del prodotto. Associazione con desametasone bortezomib 3,5 mg polvere per soluzione iniettabile somministrato per via endovenosa o sottocutanea alla dose raccomandata di 1,3 mg/m2 dell'area della superficie corporea. 2 volte alla settimana per 2 settimane nei giorni 1, 4, 8 e 11 in un ciclo di trattamento di 21 giorni. Questo periodo di 3 settimane viene considerato un ciclo di trattamento. Fra la somministrazione di 2 dosi consecutive di bortezomib devono trascorrere almeno 72 ore. Desametasone ha somministrato per via orale alla dose di 20 mg nei giorni 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 e 12 del ciclo di trattamento con bortezomib. I pazienti che raggiungono una risposta o una stabilizzazione della malattia dopo 4 cicli di questa terapia di associazione possono continuare a ricevere la stessa associazione per un massimo di 4 cicli aggiuntivi. Per ulteriori informazioni riguardanti desametasone, fare riferimento al rispettivo riassunto delle caratteristiche del prodotto. Aggiustamento della dose per la terapia di associazione nei pazienti con mieloma multiplo in progressione. Per gli aggiustamenti della dose di bortezomib nella terapia in associazione, seguire le raccomandazioni sulle modifiche della posologia descritte sopra nel paragrafo relativo alla monoterapia. Posologia per il trattamento del mieloma multiplo precedentemente non trattato in pazienti non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Terapia in associazione con melfalane prednisone bortezomib 3,5 mg polvere per soluzione iniettabile somministrato per via endovenosa o sottocutanea in associazione con melfalano orale e prednisone orale come indicato nella tabella 2. Un periodo di 6 settimane ha considerato un ciclo di trattamento. Nei cicli da 1 a 4, bortezomib ha somministrato 2 volte alla settimana nei giorni 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 e 32. Nei cicli da 5 a 9, bortezomib ha somministrato una volta alla settimana nei giorni 1, 8, 22 e 29. Fra la somministrazione di 2 dosi consecutive di bortezomib devono trascorrere almeno 72 ore. Melfalane e prednisone devono essere entrambi somministrati oralmente nei giorni 1, 2, 3 e 4 della prima settimana di ogni ciclo di trattamento con bortezomib. Sono somministrati 9 cicli di trattamento di questa terapia di associazione. Tabella 2. Schema della posologia raccomandata di bortezomib in associazione con melfalane e prednisone. Bortezomib bisettimanale, cicli 1, 4, settimana 1, 2, 3, 4, 5, 6, b 1,3 mg/m2, giorno 1. Giorno 4, giorno 8, giorno 11, periodo di riposo, giorno 22, giorno 25, giorno 29, giorno 32, periodo di riposo, m 9 mg/m2, p 60 mg/m2, giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, periodo di riposo. Periodo di riposo bortezomib monosettimanale, cicli 5, 9, settimana 1, 2, 3, 4, 5, 6, b 1,3 mg/m2, giorno 1. Giorno 8, periodo di riposo, giorno 22, giorno 29, periodo di riposo, m 9 mg/m2, p 60 mg/m2, giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, periodo di riposo. Periodo di riposo B uguale bortezomib, M uguale melfalane, P uguale prednisone. Aggiustamenti della dose durante il trattamento e la sua ripresa in associazione con melfalane e prednisone. Prima di iniziare un nuovo ciclo di terapia, la conta piastrinica deve essere a 0 yen 70x109L è la conta assoluta dei neutrofili, Absolute Neutrophil Count, ANC, a 0 yen 1,0x109L. Le tossicità non ematologiche devono essersi ridotte al grado 1 al basale. Tabella 3. Variazioni della posologia durante i cicli successivi della terapia con bortezomib in associazione con melfalane e prednisone. Tossicità, aggiustamento o posticipo della posologia. Tossicità ematologica durante un ciclo.
euro in caso di prolungata neutropenia o trombocitopenia di grado 4 o di trombocitopenia con sanguinamento osservata nel ciclo precedente. Valutare la riduzione del 25% della dose di melfalana al ciclo successivo. Euro in caso di contapiastrinica A030X109L o di ANC A00,75X109L nel giorno di somministrazione di bortezomib, diverso dal giorno 1. Sospendere la somministrazione di bortezomib nel caso in cui siano state saltate diverse dosi di bortezomib in un ciclo, a 0 yen 3 dosi durante il trattamento bisettimanale o a 0 yen 2 dosi durante il trattamento monosettimanale. Ridurre di un livello la dose di bortezomib, da 1,3 mg/m2 a 1 mg/m2, o da 1 mg/m2 a 0,7 mg/m2. Tossicità non ematologiche di grado a 0 yen 3. Sospendere la somministrazione di bortezomib fino alla riduzione dei sintomi di tossicità al grado 1 al basale. Quindi è possibile riprendere il trattamento con bortezomib alla dose ridotta di un livello, da 1,3 mg/m2 a 1 mg/m2, o da 1 mg/m2 a 0,7 mg/m2. In caso di dolore neuropatico o neuropatia periferica correlati a bortezomib, sospendere o modificare la dose di bortezomib come indicato nella tabella 1. Per ulteriori informazioni riguardanti melfalana e prednisone, fare riferimento ai rispettivi riassunti delle caratteristiche del prodotto. Posologia per il trattamento del mieloma multiplo precedentemente non trattato in pazienti candidabili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche, terapia di induzione. Terapia in associazione ad esametasone. Bortezomib 3,5 mg polvere per soluzione iniettabile somministrato per via endovenosa o sottocutanea alla dose raccomandata di 1,3 mg/m2 dell'area della superficie corporea 2 volte alla settimana per 2 settimane nei giorni 1, 4, 8 e 11 in un ciclo di trattamento di 21 giorni. Questo periodo di 3 settimane viene considerato un ciclo di trattamento. Fra la somministrazione di 2 dosi consecutive di bortezomib devono trascorrere almeno 72 ore. Dessametasone somministrato per via orale alla dose di 40 mg nei giorni 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 del ciclo di trattamento con bortezomib. Sono somministrati 4 cicli di trattamento di questa terapia di associazione. Terapia in associazione ad esametasone e talidomide. Bortezomib 3,5 mg polvere per soluzione iniettabile somministrato per via endovenosa o sottocutanea alla dose raccomandata di 1,3 mg/m2 dell'area della superficie corporea 2 volte alla settimana per 2 settimane nei giorni 1, 4, 8 e 11 in un ciclo di trattamento di 28 giorni. Questo periodo di 4 settimane viene considerato un ciclo di trattamento. Fra la somministrazione di 2 dosi consecutive di bortezomib devono trascorrere almeno 72 ore. Dessametasone somministrato per via orale alla dose di 40 mg nei giorni 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 del ciclo di trattamento con bortezomib. Talidomide somministrata per via orale alla dose giornaliera di 50 mg nei giorni 1, 14. Se tollerata, la dose aumentata a 100 mg nei giorni 15, 28 e successivamente può essere ulteriormente aumentata fino a 200 mg al giorno dal ciclo 2, vedere tabella 4. Sono somministrati 4 cicli di trattamento di questa terapia di associazione. Ai pazienti che raggiungono almeno una risposta parziale, si raccomanda la somministrazione di 2 cicli aggiuntivi di trattamento. Tabella 4. Posologia della terapia in associazione con bortezomib per il trattamento del mieloma multiplo precedentemente non trattato in pazienti candidabili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche. B più di X cicli da 1 a 4 settimana 1, 2, 3 B 1,3 mg/m2 giorno 1, 4 giorno 8, 11 periodo di riposo di X 40 mg giorno 1, 2, 3, 4 giorno 8, 9, 10, 11 B più di X più T ciclo 1 settimana 1, 2, 3, 4 B 1,3 mg/m2 giorno 1, 4 giorno 8, 11 periodo di riposo T 50 mg giornaliero T 100 mg
giornaliero, giornaliero, DX 40 mg, giorno 1, 2, 3, 4, giorno 8, 9, 10, 11. Cicli da 2 a 4 B 1,3 mg barra M2, giorno 1, 4, giorno 8, 11. Periodo di riposo T200 mg, giornaliero, 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 DX 40 mg, giorno 1, 2, 3, 4, giorno 8, 9, 10, 11. B uguale bortezomib, DX uguale dessametasone. T uguale talidomide. Alla dose di talidomide A aumentata a 100 mg a partire dalla settimana 3 del ciclo 1 solo se sono tollerati i 50 mg e a 200 mg dal ciclo 2 in poi se sono tollerati 100 mg. B possono essere somministrati fino a 6 cicli nei pazienti che hanno raggiunto almeno una risposta parziale dopo 4 cicli. Aggiustamento della dose per i pazienti candidabili al trapianto. Per l'aggiustamento della dose di bortezomib devono essere seguite le linee guida per la modifica della dose descritte per la monoterapia. In aggiunta, quando bortezomib va somministrato in associazione ad altri chemioterapici, in caso di tossicità deve essere considerata un'appropriata riduzione della dose di questi medicinali in accordo alle raccomandazioni riportate nei relativi riassunti delle caratteristiche del prodotto. Posologia per i pazienti con linfoma mantellare, MCL, precedentemente non trattato. Terapia di associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone, BRCAP. Bortezomib 3,5 mg polvere per soluzione iniettabile è somministrato per via endovenosa o sottocutanea alla dose raccomandata di 1,3 mg/m2 dell'area della superficie corporea 2 volte alla settimana per 2 settimane nei giorni 1, 4, 8 e 11, seguito da un periodo di riposo di 10 giorni nei giorni 12, 21. Questo periodo di 3 settimane ha considerato un ciclo di trattamento. Sono raccomandati 6 cicli di trattamento con bortezomib, tuttavia ai pazienti con una prima risposta documentata al ciclo 6, possono essere somministrati 2 cicli aggiuntivi di bortezomib. Fra la somministrazione di 2 dosi consecutive di bortezomib devono trascorrere almeno 72 ore. I seguenti medicinali sono somministrati come infusione endovenosa nel giorno 1 di ogni ciclo di trattamento di 3 settimane con bortezomib. Rituximab alla dose di 375 mg/mA, ciclofosfamide alla dose di 750 mg/m2 e doxorubicina alla dose di 50 mg/m2. Prednisone ha somministrato per via orale alla dose di 100 mg/m2 nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 di ogni ciclo di trattamento con bortezomib. Aggiustamento della dose durante il trattamento di pazienti con linfoma mantellare, MCL, precedentemente non trattato. Prima di iniziare un nuovo ciclo di terapia, la conta delle piastrine deve essere a 0 yen 100.000 cell/I un quarto L e la conta assoluta dei neutrofili, ANC, deve essere a 0 yen 1500 cell/I un quarto L. La conta delle piastrine deve essere a 0 yen 75.000 cell/I un quarto L nei pazienti con infiltrazione del midollo osseo o sequestro splenico. L'emoglobina deve essere a 0 yen 8g/dl. Le tossicità non ematologiche devono essere ridotte al grado 1 al basale. Il trattamento con bortezomib deve essere sospeso all'insorgenza di qualsiasi tossicità non ematologica correlata a bortezomib di grado a 0 yen 3, escludendo la neuropatia, o tossicità ematologiche di grado a 0 yen 3, vedere anche paragrafo 4, 4. Per l'aggiustamento della dose, vedere la tabella 5 seguente. In caso di tossicità ematologica, possono essere somministrati fattori di crescita granulocitari in accordo alla pratica standard locale. In caso di ripetuti ritardi nella somministrazione dei cicli di terapia, deve essere preso in considerazione l'uso preventivo dei fattori di crescita granulocitari. Quando clinicamente appropriato, deve essere presa in considerazione la trasfusione di piastrine per il trattamento della trombocitopenia. Tabella 5. Aggiustamento della dose durante il trattamento di pazienti con linfoma mantellare precedentemente non trattato. Tossicità. Aggiustamento o posticipo della posologia. Tossicità ematologica. Aeroneutropenia di grado a 0 yen 3 con febbre. Neutropenia di grado 4 di durata superiore ai 7 giorni. Una conta piastrinica.
10.000 cel/I un quarto L. La terapia con bortezomib deve essere sospesa per un massimo di 2 settimane fino a quando il paziente abbia un ANC a 0 IN 750 cel/I un quarto L e una conta piastrinica a 0 IN 25.000 cel/I un quarto L. A euro se dopo la sospensione di bortezomib la tossicità non sia risolta, come definito sopra, bortezomib deve essere interrotto. A euro se la tossicità si risolve, ad esempio il paziente ha una ANC a 0 IN 750 cel/I un quarto L e una conta piastrinica a 0 IN 25.000 cel/I un quarto L, bortezomib può essere ripreso alla dose ridotta di un livello, da 1,3 mg/m2 a 1 mg/m2 o da 1 mg/m2 a 0,7 mg/m2. A euro in caso di conta piastrinica. 25.000 cel/I un quarto L o ANC. 750 cel/I un quarto L nel giorno di somministrazione di bortezomib, diverso dal giorno 1 di ogni ciclo. Sospendere la somministrazione di bortezomib. Tossicità non ematologiche di grado 0 IN 3 considerate correlate a bortezomib. Sospendere la terapia con bortezomib fino alla riduzione dei sintomi di tossicità al grado 2 o inferiore. Quindi è possibile riprendere il trattamento con bortezomib alla dose ridotta di un livello, da 1,3 mg/m2 a 1 mg/m2, o da 1 mg/m2 a 0,7 mg/m2. In caso di dolore neuropatico o neuropatia periferica correlati a bortezomib, sospendere o modificare la dose di bortezomib come indicato nella tabella 1. Inoltre, quando bortezomib va somministrato in associazione ad altri chemioterapici, deve essere presa in considerazione un'appropriata riduzione della dose di questi medicinali nel caso di tossicità, in accordo alle raccomandazioni riportate nei rispettivi riassunti delle caratteristiche del prodotto. Popolazioni speciali. Anziani. Non esistono evidenze che suggeriscano la necessità di un aggiustamento della dose in pazienti al di sopra dei 65 anni di età con mieloma multiplo o con linfoma mantellare. Non ci sono studi sull'uso di bortezomib nei pazienti anziani con mieloma multiplo precedentemente non trattato che sono candidabili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Pertanto, in questa popolazione non può essere fatta nessuna raccomandazione sulla dose. In uno studio nei pazienti con linfoma mantellare precedentemente non trattato, il 42,9% e il 10,4% dei pazienti esposti a bortezomib erano in un intervallo di 65-74 anni e a 0 IN 75 anni di età, rispettivamente. Nei pazienti con età a 0 IN 75 anni, entrambi i regimi, bortezomib in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone, BRCAP, e rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone, RCOP, sono risultati meno tollerati, vedere paragrafo 4, 8. Compromissione epatica. I pazienti con compromissione epatica di grado lieve non richiedono alcun aggiustamento della dose e devono essere trattati con il dosaggio raccomandato. I pazienti con compromissione epatica di grado moderato o grave devono iniziare il trattamento con bortezomib alla dose ridotta di 0,7 mg/m2 per iniezione durante il primo ciclo di trattamento, e un successivo incremento della dose a 1,0 mg/m2 oppure un'ulteriore riduzione della dose a 0,5 mg/m2 possono essere presi in considerazione sulla base della tolleranza del paziente, vedere tabella 6 e paragrafi 4, 4 e 5, 2. Tabella 6. Modifiche raccomandate della posologia iniziale di bortezomib per i pazienti con compromissione epatica. Grado di compromissione epatica. Livelli di bilirubina. Livelli di SGOT, AST. Aggiustamento della posologia iniziale. Lieve. A 0,1,0 XLSN. Nessuno. Qualsiasi. Nessuno. Moderata. Qualsiasi. Ridurre bortezomib a 0,7 mg/m2 nel primo ciclo di trattamento. Nei cicli successivi, considerare un incremento della dose a 1,0 mg/m o una ulteriore riduzione della dose a 0,5 mg/m sulla base della tolleranza del paziente. Grave. Qualsiasi. Abbreviazioni. SGOT uguale transaminasi glutamico ossalacetica sierica.
AST uguale aspartato aminotransferasi. LSN uguale limite superiore dell'intervallo di normalità. Basata sulla classificazione MC Organ Dysfunction Working Group per categorizzare la compromissione epatica, lieve, moderata, grave. Danno renale, popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di bortezomib in pazienti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite, vedere paragrafi 5, 1 e 5, 2. I dati disponibili ad oggi sono descritti nel paragrafo 5, 1, ma non possono essere fatte raccomandazioni sulla posologia. Modo di somministrazione: bortezomib Medac 3,5 mg polvere per soluzione iniettabile A disponibile per la somministrazione endovenosa o sottocutanea. Bortezomib Medac non deve essere somministrato per altre vie. La somministrazione intratecale ha causato morte. Iniezione endovenosa. La soluzione ricostituita di bortezomib Medac 3,5 mg somministrata per via endovenosa in bolo della durata di 3-5 secondi, mediante un catetere endovenoso periferico o centrale, seguita da un lavaggio con una soluzione iniettabile di sodio cloruro 9 mg/ml, 0,9%. Devono trascorrere almeno 72 ore tra due dosi consecutive di bortezomib Medac. Iniezione sottocutanea. La soluzione ricostituita di bortezomib Medac 3,5 mg somministrata per via sottocutanea nelle cosce, destra o sinistra, o nell'addome, lato destro o sinistro. La soluzione deve essere iniettata sottocute con un angolo di 45-90 A. I siti di iniezione devono essere cambiati a rotazione nelle successive iniezioni. Se si manifestano delle reazioni nel sito di iniezione dopo la somministrazione sottocutanea di bortezomib Medac, può essere somministrata per via sottocutanea una soluzione meno concentrata di bortezomib Medac, bortezomib Medac 3,5 mg ricostituito ad 1 mg/ml invece di 2,5 mg/ml, ha raccomandato il passaggio alla somministrazione per via endovenosa. Quando bortezomib Medac ha somministrato in associazione ad altri medicinali, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di questi medicinali per le istruzioni relative alla somministrazione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, al boro ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Malattia polmonare infiltrativa diffusa acuta e malattia del pericardio. Quando bortezomib viene somministrato in associazione ad altri medicinali, fare riferimento ai relativi riassunti delle caratteristiche del prodotto per ulteriori controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Quando bortezomib viene somministrato in associazione ad altri medicinali, devono essere consultati i relativi riassunti delle caratteristiche del prodotto prima dell'inizio del trattamento con bortezomib. Quando viene somministrata talidomide A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Studi in vitro indicano che bortezomib ha un debole inibitore degli isoenzimi del citocromo P450, CYP, 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 e 3A4. Dato illimitato contributo, 7%, dell'isoenzima CYP2D6-AL, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere bortezomib Medac durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere bortezomib Medac durante la gravidanza e l'allattamento? Contraccezione negli uomini e nelle donne. Uomini e donne in età fertile devono utilizzare adeguate misure contraccettive durante la somministrazione e nei 3 mesi successivi al trattamento. Gravidanza non sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Bortezomib può influenzare moderatamente la capacità di guidare veicoli o usare macchinari. Bortezomib può essere associato molto comunemente ad affaticamento, comunemente a capogiri, non comunemente a sincope, comunemente a ipotensione ortostatica/posturale o visione offuscata.
I pazienti devono prestare la massima attenzione durante la guida di veicoli o l'uso di macchinari e devono essere adeguatamente informati di non guidare o usare macchinari se manifestano questi sintomi. Vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse gravi non comunemente riportate durante il trattamento con bortezomib includono insufficienza cardiaca, sindrome da lisi tumorale, ipertensione polmonare, sindrome da encefalopatia posteriore. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nei pazienti trattati il sovradosaggio con una dose superiore al doppio di quella raccomandata, è stato associato all'insorgenza acuta di ipotensione sintomatica e trombocitopenia con esito fatale. Per gli studi preclinici di tossicità cardiovascolare, vedere paragrafo 5.3. Non è noto un antidoto specifico per il sovradosaggio di bortezomib. In caso di sovradosaggio, le funzioni vitali del paziente devono essere monitorate e deve essere istituita un'adeguata terapia di supporto, come liquidi, vasocostrittori o agenti inotropi, per il controllo della pressione sanguigna e della temperatura corporea. Vedere paragrafi 4.2 e 4.4. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antineoplastici, altri farmaci antineoplastici. Codice ATC. L01XX32. Meccanismo di azione. Bortezomib è un inibitore del proteosoma. È specificatamente indicato per inibire l'attività chimotripsino-simile del proteosoma 26SNL, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione endovenosa in bolo della dose di 1,0 mg/mA e di 1,3 mg/mA a 11 pazienti con mieloma multiplo e valori di clearance della creatinina superiori a 50, dati preclinici di sicurezza a concentrazioni a partire da 3,125 e 1/4 g/ml, che è stata la concentrazione più bassa valutata. Bortezomib ha dimostrato un effetto clastogenico, aberrazioni cromosomiche strutturali, nel test in vitro delle aberrazioni, elenco degli eccipienti, mannitolo, e 421. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.